Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, quello che vedremo oggi sono dei semplici messaggi da parte degli oracoli. Abbiamo due scelte, abbiamo la carta dell'aquila, scelta numero 1, e abbiamo la carta del giullare, scelta numero 2. Ci vediamo nella vostra lettura e benvenute alle persone che hanno scelto la carta dell'aquila. Io ho già estratto gli oracoli perché ho usato diversi mazzi, intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla, potete sempre ascoltare l'altra lettura. Nel caso voleste contattarmi, trovate il mio indirizzo email qui sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video c'è il link al video del corso intermedio di tarocchi nel caso foste interessati a partecipare. In quel video spiego il programma e le modalità di svolgimento del corso. Bene, andiamo a vedere che messaggi hanno per voi gli oracoli. Allora, cominciamo con la carta del completamento, il divertimento e il confronto. Interessante. Diciamo che per quello che riguarda la situazione che state vivendo, vedo che è una situazione, diciamo, piuttosto appagante, perché comunque avete la carta del completamento, avete la carta del divertimento, quindi si parla di qualche questione o situazione emotiva in realtà appagante. È vero, c'è anche la carta del confronto e qui ci ricorda che probabilmente ci sono delle dinamiche, non dico di conflitto, perché quando c'è un confronto è sempre, in questo caso nel mazzo di Osho, con questa carta si fa riferimento al fatto che il confronto non ha senso farlo. E la rappresentazione è un albero a confronto di un bambù, è vero, sono entrambi due esseri vegetali, ma hanno colori diversi, grandezze diverse, flessibilità diverse, usi diversi. Quindi è un po' come se vi dicesse che è un po' inutile fare il confronto, magari tra voi, tra il vostro tipo di abbondanza, di divertimento, di modo di entusiasmo anche, perché questo è un fante di bastoni, e magari quello che hanno gli altri o come sono arrivati gli altri al loro successo, alla loro vittoria. Wow, abbiamo anche la carta dei dadi, molto bella in questo mazzo, ve la faccio vedere perché c'è il riflesso delle luci. E poi abbiamo carta numero 29, le connessioni, carta numero 2, attaccamento e carta numero 23 che parla delle vibrazioni dei pensieri. Quando noi pensiamo, emaniamo un certo tipo di vibrazione. Quando si dice rimanete su un pensiero positivo è perché la vibrazione che viene emanata è alta. Quando invece ci sono delle questioni di attaccamento a stati d'animo, a del dolore, a un pensiero che magari è circolare e anche un po' tossico, ecco, quel tipo di vibrazione viene emanata e di conseguenza è quel tipo di vibrazione che voi attirate, perché anche qui abbiamo la carta delle connessioni, eh. Quindi qui fate attenzione con chi vi collegate, sia online, mi viene da dire, ma anche da un punto di vista proprio personale di scambio energetico. Sapete che quando si incontra qualcuno, si parla con qualcuno, i nostri campi aurici si intersecano. Il campo aurico si espande tutto intorno al nostro corpo per 3 metri, 3 metri in altezza, 3 metri in profondità e diciamo tutto intorno. E anche quelle sono delle connessioni che in qualche modo influenzano anche i pensieri, anche se vi avvicinate a una persona e non dite niente, se questa persona ha una vibrazione molto bassa, voi lo sentite, vi sentite tirare giù, vi sentite come se la pressione sanguigna vi scendesse, iniziate a sentire giramenti di testa, o fitte da qualche parte. Quindi ecco, è molto importante con chi vi confrontate, con chi create compromessi
alleanze, ok? Perché giustamente dovete cercare qualcuno che sia in linea con voi, non troppo diverso, che poi in realtà anche essere diversi all'interno di una coppia piuttosto che di un gruppo o di una relazione lavorativa può essere un ottimo spunto di complemento, ma non è sempre così, molte volte le diversità non si riescono a superare, insomma. Andiamo avanti, vediamo che altri oracoli abbiamo. Wow, carta numero 11, secondo le regole. Allora, questa carta parla del fatto che fondamentalmente ci sono delle regole anche universali, è una carta numero 11, un numero angelico, cercatelo su internet. È un numero karmico, ci sono delle cose che vanno fatte secondo le regole, si chiama appunto questa carta. Ci sono delle leggi della natura, e qui vi rimando anche un po' alle leggi universali, anche questo potete cercarlo su internet, alle quali bisogna semplicemente attenersi. Quindi ognuno ha il proprio percorso di espansione, il proprio percorso di crescita e il proprio ritmo e bisogna giustamente rispettare il ritmo di tutti. Se siete all'interno di un gruppo e pensate che ci siano certe persone, certe connessioni che vi tirino un pochettino indietro, perché magari l'altra parte non è così strutturata come voi, ecco, fate leva sulla vostra pazienza e cercate di capire che tutti in qualche modo devono arrivare al traguardo se si tratta di un gruppo. Ok, andiamo avanti. Wow, abbiamo il coltello, abbiamo le scelte salutari e la chiamata. Qui parla nello specifico di chiamata d'amore, però potrebbe anche essere una chiamata che magari scalda il cuore se fosse per esempio una situazione lavorativa per voi. Allora, questa carta fa riferimento a qualche tipo di delusione, qui lo vedo perché questo è un 5 di spade, quindi il 5 di spade parla anche di qualcuno che ha la lingua troppo lunga, lotte verbali, sterili alla fine, perché poi si arriva a magari a urlare, a cercare di vincere la discussione in sé senza poi trovare un reale accordo tra le parti. E qui anche questa carta parla di separazioni, di delusione, di guardate, la sento molto legate a questi due. Ho come la sensazione che voi stiate bene, ma ci sia una figura, una persona vicino a voi o all'interno del vostro gruppo che in qualche modo abbassa un pochettino le vibrazioni e bisogna un po', diciamo, girare le carte in tavola, ok? Questa carta parla anche di fare scelte salutari. Qualcuno potrebbe essere nella necessità di chiedersi se si vibri allo stesso modo. Perché le scelte salutari sono sia, come vi dicevo prima per i campi aurici, sia le scelte salutari da un punto di vista fisico, quindi l'alimentazione, lo sport, ma anche dal punto di vista delle persone che si frequentano, del tipo di energia che si introduce. Mm? Poi qui parla anche di autococcole, autocura, amor proprio sarebbe. Ehm, sì, è come cercare di essere felici, no? E questa carta invece mi dice che qualcuno qui si esprimerà, parlerà d'amore, potrebbe anche essere tutta questa questione riferita anche a una relazione amorosa, perché no? Magari una delle due persone, cioè c'è una sorta di forte differenza tra le due persone, qui i dadi vi dicono un po' di giocare la fortuna, no? È questione anche di essere aperti di mente, di fare scelte che risuonano con voi. E questa carta nello specifico parla anche dei segnali che voi vedete. Andiamo a vedere queste ultime due carte. Ah, ok. Allora, giustamente questa carta vi dice di osservare quella che è la vostra realtà fisica, perché è un riflesso, è uno specchio di quello che è la vostra realtà interna. Sappiamo che i chakra funzionano dall'alto verso il basso e anche da dentro verso fuori e da fuori verso dentro, no? Lavorano sia in questo senso che in questo senso. Di conseguenza,
nel momento in cui voi riuscite a osservare con obiettività il vostro mondo, la vostra realtà, voi vi rendete conto di quali sono i disequilibri che avete all'interno di voi. Se per esempio vi va tutto bene, ma l'amore non va bene, potrebbe esserci una buona sicurezza di sé per quello che riguarda l'auto, come vi posso dire, l'indipendenza da un punto di vista materiale, ipotesi, o da un punto di vista delle scelte, ma quel lato lì ha bisogno di essere migliorato, il lato dell'amore. Qui infatti vi dice anche amor proprio. Quindi in quel caso non è solo l'amore diciamo nella vita esterna, ma per migliorare quel settore nella vostra vita c'è prima bisogno di fare un lavoro interno. Quindi prima lavorate sull'amor proprio, ok? C'è qualcuno qui che si esprimerà, che vi farà sapere qualcosa, con la quale entrerete in connessione a livello mentale, ma giustamente avendo questa carta bisogna fare le cose un po' per volta, mi viene da dire, secondo le regole. E anche perché poi avete questa carta che vi dice che l'universo fondamentalmente vi copre le spalle. Voglio andare anche a leggervi quello che c'è scritto su questa carta. Allora, la carta dell'Aquila è una carta numero 15 e vi dice: vi annunzia grandi onori e soddisfazioni morali, dovuti anche al vostro animo nobile e generoso. Quindi è una carta molto bella. Direi che anche il messaggio è molto bello. Vi dice di, insomma, tentare un po' la sorte, di non soffermarvi troppo su quello che è il confronto, di dividere molto bene quello che vi vibra come qualche cosa che fa espandere il cuore e invece quello che è necessario probabilmente tagliare, lasciare indietro, che possono anche essere delle forme pensiero o degli attaccamenti, visto che qui abbiamo questa carta. Guardate, questa carta è molto rappresentativa. Quando un insetto viene intrappolato nella ragnatela del ragno, resta agganciato, resta come attaccato, no? E più lui cerca di divincolarsi, di muoversi per liberarsi, più in realtà resta aggrappato a questa ragnatela, resta incastrato in questa ragnatela. Ed è un po' fondamentalmente quello che si dovrebbe, si potrebbe lavorare attraverso appunto la vibrazione dei pensieri, ok? Questa carta è importante perché dice di fare scelte che risuonano con voi, scelte salutari, sia che sia una persona, sia che sia una questione lavorativa o un modo di andare avanti in un percorso. Cari amici, io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemi sapere nei commenti. Se poi volete supportare il mio canale potete sempre mettere un like, condividere, commentare o iscrivervi. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto la carta del giullare. Bene, ho già estratto gli oracoli perché sono tanti mazzi. Io intanto vi ricordo che la lettura è generale, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, potete anche ascoltare l'altra lettura. Nel caso vogliate contattarmi, sotto nella descrizione trovate il mio indirizzo email e trovate anche il link ad un video che spiega come partecipare al corso di tarocchi di livello intermedio che si terrà a fine gennaio del 2023. Bene, allora andiamo a scoprire le vostre carte. Abbiamo la carta dell'integrazione, la carta della guarigione, wow, e la carta della repressione, interessante. Allora, qui ragazzi, la carta dell'integrazione è la temperanza, quindi si parla di ma anche questa carta qui è una carta di guarigione. Si parla di riequilibrare o di ricalibrare quello che è il vostro lato maschile con il vostro lato femminile. In questo caso fa vedere il Tao in questa rappresentazione, mi pare molto bella, e fa vedere anche un pezzo di questo serpente che si morde la coda, che simbolicamente parla del ciclo di, come vi posso dire, di guarigione e di, no, chiamiamolo così, di positività e di negatività, inteso come polo positivo e polo negativo,
della vita, è l'Uroboro, questo simbolo, cercatelo se volete. E quindi è come se in qualche modo ci fosse stato o siate in fase di guarigione. E anche in questa carta è molto rappresentativa perché sono rappresentate una mano sulla pancia, quindi diciamo sul plesso solare, su quello che è il centro, e una mano sulla testa. Mm. Quindi, e c'è questo fiore poi diciamo all'altezza del cuore. Sento molto questa carta, ma anche la carta dell'integrazione e della temperanza, come un essere coerenti. C'è qualcosa qui che comunque continuate a reprimere, c'è qualche tipo di peso che probabilmente sentite sulle vostre spalle, è un 10 di bastoni, è una carta che parla di quanto pesante sia la vostra testa in questo momento e probabilmente anche il vostro spazio personale non è molto confortevole, mi viene da dire. Andiamo avanti. Allora abbiamo il fanciullo, carta numero 40, maestri ascesi, carta numero 35, gli angeli dei 7 chakra, carta numero 3, sensitività e forza. Allora, devo dire che qui, avendo la carta del fanciullo, ci potrebbe essere qualche tipo di situazione legata magari a dei figli, a dei bambini, o potrebbe anche riguardare quello che è un aspetto giovane di questa situazione o di questa relazione. O, siccome qui stiamo parlando di guarigione, siccome si sta parlando di riallinearsi con se stessi, per qualcuno la carta del fanciullo fa riferimento proprio al bambino interiore. E vi dico, ragazzi, vedendo queste 3 carte, avete qualcuno che vi sta guidando. La carta dei maestri ascesi dice che ci sono dei maestri, degli spiriti devoti che vi sono accanto con delle intenzioni specifiche, che qui vi direi sono quelle di guarirvi, di alleggerire la testa, di riportarvi sulla vostra strada. E qui abbiamo gli angeli dei 7 chakra. I 7 arcangeli si dice che siano legati ad un fascio di luce e di conseguenza ognuno è collegato ad un chakra. Anche questo lo potete cercare su internet, connessione tra gli angeli e i chakra, e parla proprio di potere, di verità, di connessioni, e io aggiungerei di invocazioni. C'è un angelo specifico, un arcangelo specifico per ogni tipo di, diciamo, questione si voglia risolvere. Quindi se avete dei problemi fisici, per esempio, c'è un arcangelo specifico da invocare. Non entro nel merito perché non sono angeologa, quindi vi invito, se vi interessa l'argomento, ad approfondire su internet. E poi abbiamo la carta numero 3, sensitività e forza. Qua si tratta di, anche lì, calibrare quelle che sono le forze che spingono da sotto, e mi viene in mente, cioè vedo l'incudine, e le forze che arrivano da sopra, leggere, la mente, le piume. Quindi le forze concrete e le forze sottili, mi viene da dire. Qui si tratta di riuscire a essere percettivi abbastanza da riuscire a calibrare con quello che è la forza. Vi ricordo che è più o meno all'altezza del plesso solare la mano, e quindi si parla di potere personale. Andiamo a vedere con gli altri oracoli. Carta numero 47, arrivare a un traguardo, e carta numero 45, tempo di andare. Wow! Allora, qui ragazzi c'è qualche cosa che si sta per raggiungere, ma qui lo vedevamo già, c'è l'equilibrio, c'è la guarigione. Il giullare come carta in sé mi ricorda un po' che probabilmente avete bisogno di trovare di nuovo il lato divertente, il lato un po' ludico della vita o di questa situazione. Perché comunque il traguardo lo state raggiungendo, è vicino. Se non siete ancora arrivati a quel tipo di traguardo, è molto vicino, e preparatevi perché dopo è tempo di andare. È come se questa carta vi dicesse che siete pronti per intraprendere questo nuovo cammino, questo nuovo percorso.
Andiamo avanti, vediamo che altre carte. Wow! La Fenice. Oh wow! Anelli di matrimonio e parlare sarebbe. Allora, questa carta della Fenice vi dice che è in arrivo una nuova fase. Infatti qui vedevamo che sta per arrivare il traguardo ed è tempo di andare. È come se ci fosse un prima e un dopo, vi direi. C'è un rinnovamento, una trasformazione, un nuovo equilibrio che si raggiunge, una nuova crescita spirituale. Mi parla anche di mente che cambia, che è cambiata, no? Probabilmente si toglie tutto quello che era questa repressione, si smette di reprimere il bambino interiore, mi viene da dire. La sento un po' così. Poi abbiamo gli anelli di matrimonio e se non è quello il vostro caso, ragazzi, parla semplicemente di quello che sono dei compromessi, un'unione, una connessione di animi che può anche essere con un collega di lavoro, un amore eterno, e poi parla di quelle promesse che sono per sempre. Fate attenzione a fare le promesse per sempre perché ve le portate dietro vita dopo vita. Quindi se in questa vita c'è qualche cosa che perché non succede? Perché, ecco, potrebbe essere che abbiate qualche promessa instillata di qualche vita precedente, ok? Quindi cercate di non farle in questa vita se riuscite. E poi abbiamo il parlare. Questa carta parla ehm, di conversare meglio, di più, attraverso quelli che sono delle chiamate, delle email, un testo. C'è qualche cosa che riguarda la comunicazione, ma lo sento molto con queste due carte. Ho la sensazione che qualcuno qui potrebbe avvicinarsi alla scrittura automatica. Anche questo, se non sapete che cos'è, potete approfondire su internet. Fondamentalmente è scrivere, canalizzare i messaggi degli angeli, i messaggi dall'alto attraverso la scrittura. Andiamo a vedere le ultime due carte. Wow. Allora, questa carta vi invita a scegliere l'amore sempre, in ogni caso, e diciamo anche soprattutto l'amore per voi stessi. E poi questa carta vi invita a ringraziare l'universo perché comunque vi sta guidando, ehm, vi sta guidando per insegnarvi l'amore. Anche se adesso state passando attraverso una fase magari di repressione, di paure, di dubbi, insomma, o di cambio mentale, state pur tranquilli che tutto servirà per far crescere questo e guarire, mi viene da dire, qui avete due carte di guarigione, il vostro bambino interiore. Voglio leggervi anche quello che c'è scritto su questa carta. Allora, voi siete preoccupato e temete anche un prossimo avvenimento disgraziato. Non datevi pensiero, poiché avrete presto delle ottime notizie che vi rallegreranno, ed ogni cosa finirà bene per voi. Bene, cari amici del giullare, spero che la lettura vi sia stata utile. Se volete supportare il mio canale potete iscrivervi, potete commentare, potete condividere, potete anche lasciare like se la lettura vi è servita. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!